Ciao e benvenuti o benvenute sul mio canale in questo nuovo video. Sono Marco, sono uno sviluppatore e pubblico video principalmente su PrestaShop ma anche sulla programmazione web in generale. In questo video ti spiego cosa sono gli hook in maniera semplicissima in PrestaShop, come utilizzarli e come sfruttarli ovviamente all'interno dei propri moduli. Prima di partire con il video però ti chiedo di iscriverti al canale, a te non costa nulla se ti piacciono questi contenuti, se sei interessato a questi contenuti e a me aiuti a far crescere questo progetto. Ovviamente se il contenuto ti è piaciuto lascia anche un like, lo apprezzo tantissimo. Cosa sono hook? Hook in sostanza, lo dice il nome stesso, sono dei ganci, degli ami ed ecco perché la parola hook. Ci permette di agganciarci a eventi che succedono in PrestaShop quando ovviamente viene navigato, essendo un'applicazione web, in modo da visualizzare del contenuto oppure fare determinate azioni quando viene viene eseguita un'azione. Quindi abbiamo il nostro PrestaShop, abbiamo i nostri moduli, questi due elementi devono comunicare tra loro, lo fanno tramite hook. Gli hook sono principalmente di due tipi, display e di action. Display per poter visualizzare del contenuto nel front-end, che sia back office o front office, e action che ci permette di agganciarci a determinati eventi che succedono all'interno di PrestaShop. Per convenzione abbiamo due tipologie di hook principali, poi ovviamente non tutti gli hook sono nominati in questo modo, il 99% lo è. Abbiamo hook display qualcosa, quindi avrete sempre questo naming scheme display qualcosa e action qualcosa. Questi sono i due principali tipi di hook all'interno di PrestaShop. Come si utilizzano? Semplicissimo, ovviamente in un modulo è tutta programmazione tramite moduli, non si va a toccare il core di PrestaShop. Nel metodo install principalmente, tramite il metodo register hook, nome del nostro hook, ci andiamo ad agganciare il nostro modulo a quell'hook. Non c'è strada più semplice. Ovviamente possiamo agganciarci a quanti hook ci servono per il nostro modulo. Secondo step, ovviamente direte, adesso mi sono agganciato a quest'hook con il mio modulo, come faccio a sfruttare questa funzionalità? Niente di più semplice, nel vostro modulo create un nuovo metodo pubblico con questa naming scheme importantissima. Il metodo deve sempre iniziare con la parola chiave hook in minuscolo e poi utilizzando il camel case il nome del nostro hook. Ad esempio hook display home. Mi raccomando, tra le parentesi tonde mettete sempre la variabile params, perché PrestaShop all'interno di questa variabile, in base poi alla tipologia di hook, inserisce comunque delle informazioni che possono tornarci molto utili nell'hook stesso. Stessa cosa per gli hook di azione, quindi public, function, hook, action, validate order. Anche qui, tra parentesi tonde, mettiamoci sempre il nostro parametro params, ma potete chiamarlo anche p. Per convenzione si utilizza params. All'interno di questi metodi poi possiamo fare quello che vogliamo e qui dipende ovviamente dalle funzionalità del modulo che state sviluppando. Gli hook possono essere lanciati ovunque all'interno del backend, front office e back office, ma nella maggior parte dei casi non è necessario perché gli hook vengono già lanciati dal PrestaShop quando navighiamo una pagina o quando facciamo delle azioni. Per quanto riguarda la parte legacy, diciamo il vecchio modo oppure la vecchia parte di PrestaShop, per lanciare un hook basta chiamare il metodo statico hook exec. Tra parentesi tonde mettiamo il nome dell'hook da lanciare, quindi PrestaShop eseguirà quell'hook. Ovviamente se sarà un hook di display restituirà un contenuto, se sarà un hook di action nella maggior parte dei casi non restituisce nulla. Nei controller moderni, nei Symfony controller back office, backend, per poter richiamare i nostri hook basterà utilizzare il metodo dispatch hook con il nome dell'hook, virgola, parametri. Nel front office invece possiamo lanciarli in smarty con la sintassi parentesi graffa, hook h uguale nome del nostro hook chiusa parentesi graffa,
Mentre se vogliamo lanciare l'hook di uno specifico modulo, stessa sintassi, dove aggiungere il parametro mod e poi il nome del nostro modulo. Mentre in Twig, che è una prerogativa al momento solo del back office, utilizzeremo la sintassi render hook, ovviamente tra doppia parentesi graffa per quanto riguarda Twig, render hook, nome del nostro hook ed eventuali parametri. Ultimo punto, ma non meno importante, anzi molto importante, è la creazione di custom hook. Possiamo creare i nostri hook e andare a posizionarli sia nel back-end sia nel front-end, front office o back office, per mostrare del contenuto o eseguire delle nostre azioni. Ovviamente poi qui richiede delle modifiche un po' più approfondite magari a un tema oppure al back office. Come si fa? Semplicissimo. Utilizzate direttamente this register hook quando installate il vostro modulo, ovviamente mettete il nome del vostro hook come parametro. In automatico PrestaShop creerà questo hook per voi, quindi poi ci si potranno agganciare altri moduli a questo hook e aggancerà in automatico il vostro modulo al vostro hook personalizzato. Ok, vi lascio ovviamente il link in descrizione della pagina della documentazione degli hook. È semplicissimo il concetto, poi ovviamente quando sviluppate un modulo potete capire dove sono i vari hook, c'è una tabella nel database hook con tutti gli hook listati con un po' di descrizione rispetto a quello che fanno. Non possiamo nominarli tutti, sono tantissimi, però in base al vostro modulo potete capire un attimino quali hook utilizzare. Lascia un like se ti è piaciuto il video, ti aspetto sempre nei commenti se hai altre domande, dubbi, qualsiasi cosa sono a disposizione. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!